Ciao a tutti, terzo video sul narcisista covert. Nei primi due abbiamo visto come riconoscerlo e come, tra virgolette, uscirne. Adesso ne sei uscito, ne sei uscita. Cosa devi ancora fare per stare poi veramente bene, tra virgolette, per dimenticarlo del tutto, il che significa non dimenticare quello che è successo perché è parte del tuo vissuto ovviamente, ma tra virgolette venirne fuori in modo pulito. So che in questo momento sei stanchissimo, stanchissima e questa relazione col narcisista covert, soprattutto se è la prima volta che ti succede e quindi non sapevi a cosa stavi andando incontro, sarà anche durata un certo tempo e quindi il percorso sia con questa persona vicino, sia poi nello staccarsi, sicuramente ti avrà portato via tantissime energie e lasciata molto stanca. Dunque, la prima cosa da fare per, tra virgolette, guarire dopo un'esperienza di questo tipo è accettare la verità. Allora, la prima verità è: non è colpa tua, non sei stato stupido o stupida, sei stato raggirato. Questo succede perché ci siamo fidati, perché di fondo siamo persone buone, entusiaste, perché ci eravamo magari innamorati o innamorate e perché comunque, come in tutti i raggiri, ce l'avevano raccontata bene. Quindi accettiamo che non è colpa nostra, accettiamo che è successo. Non possiamo cambiare quello che è successo, possiamo da qui in avanti farne, tra virgolette, tesoro, farne esperienza di vita, utilizzare quello che ci è successo banalmente perché non ci ricapiti più e poi anche sentirci man mano sempre più forti perché comunque l'abbiamo capito, l'abbiamo affrontato e siamo qui adesso per superarlo definitivamente. Altra cosa importantissima, e mi dispiace essere un pochino così tragica, io sono una che tende a mantenere i legami con le persone con cui sono stata, con gli ex, in nome di una presupposta amicizia. Bene, con il narcisista covert, e questo lo dico per diretta esperienza personale, e ripeto, purtroppo non è possibile, perché il narcisista tende a mantenere appunto questo legame tossico con quella che è a tutti gli effetti una vittima, anche se il narcisista covert sembra sempre quello più fragile, più debole, più buono, più ben disposto, più attento, più sacrificale nei confronti invece dell'altra parte della, oramai si può dire, precedente coppia. Quindi il narcisista giocherà moltissimo la carta dell'amicizia. Rimaniamo amici, io ti voglio bene, se hai bisogno io ci sono. E noi che magari in un primo momento ci siamo staccati, e poi la vita magari ha portato cose per cui tendiamo a riappoggiarci, ecco ci ritroviamo, pur mancando l'elemento più prettamente fisico della relazione, ma nello stesso identico meccanismo con il narcisista covert. Quindi lo ripeto, datemi fiducia, ma è un legame che va tagliato perché altrimenti non se ne viene più fuori. Quindi tagliate i contatti. Se volete cercare un supporto professionale poi per fare un percorso va benissimo, ci mancherebbe, anzi è un modo per conoscersi. In ogni caso il consiglio è quello di riconnetterci con la famiglia, gli amici, le persone a cui vogliamo bene, le persone che in questo periodo, magari un po' da noi anche allontanate, hanno dimostrato di tenerci. Il lavoro, gli hobby, cioè tutte quelle cose sane e propositive. So che state sogghignando all'idea, oddio, il lavoro è una cosa sana e positiva, però credetemi, in momenti difficili il lavoro, pur che magari non ci piace tantissimo, è un qualcosa che ci porta in esterno, ci porta comunque a prepararci per andare, a essere in movimento, a avere un tot di ore della giornata impegnate. E quindi potrebbe essere banalmente il toccasana di questo periodo. In tutto questo percorso, lavoro che abbiamo già iniziato a fare, ovviamente per staccarci dal narcisista Covid, però
ricostruiamo la nostra autostima. Vediamo che ci sono persone che ci vogliono bene a prescindere, vediamo che abbiamo degli hobby, vediamo che abbiamo degli interessi, delle cose che ci piace fare, delle cose che avevamo sacrificato in nome di questa persona e pian pianino è come una primavera, incominciamo a fiorire. Qualcosa dentro di noi si risveglia, qualcosa dentro di noi si mette in movimento. Sì, è l'autostima, è quel meraviglioso amore per se stessi che ci porterà a non fare più uno sbaglio di questo genere, a non lasciarci più ingannare in questo modo e avremo oltretutto sviluppato una sorta di antennine nei confronti di queste persone che si pongono sempre così sfortunate, così bisognose d'affetto, così piene di attenzioni, ma che chissà perché sempre, sempre, sempre c'è qualcosa qui che non riusciamo a mettere bene a fuoco, ma che non ci convince del tutto. Quindi un abbraccio a tutti e grazie di cuore per aver seguito il video.